E infine, per quanto riguarda questa parte, abbiamo altri fattori che sono legati, diciamo, alla qualità delle fotografie, come la nitidezza, il contrasto e l'illuminazione. Quindi questi tre valori sono altri tre valori fondamentali. La nitidezza dipende da due fattori, quindi come vedete torniamo sempre a ciò che ci siamo detti prima, quindi bisogna stare attenti sempre alla messa a fuoco e alla velocità di otturazione, quindi torniamo sempre al famoso diagramma del triangolo dell'esposizione. Allora, la messa a fuoco, io solitamente uso una messa a fuoco continua, cioè che mantenga il focus lungo tutto il rilievo fotogrammetrico, in maniera tale che non venga ricalcolata, perché tante volte se dovessi mettere dei parametri di ricalcolo o delle impostazioni di ricalcolo, avverrebbe un po' la stessa cosa che avviene per il bilanciamento del bianco quando lo metti automatico, quindi rischieresti di avere tonalità diverse, di avere un dato diverso anche come dettaglio, appunto. Per la messa a fuoco bisogna controllare che il processo automatico raggiunga un certo grado di accuratezza. Quindi, diciamo, il consiglio è sempre di fare alcuni tentativi per vedere effettivamente, come spesso mi capita di dire, se zoomando abbia un'alta definizione, almeno per quello che ci viene richiesta dal cliente. Quindi chiaramente più mi avvicino, se il dettaglio è chiaramente a fuoco, migliore sarà il risultato che potrò ottenere. Poi obiettivamente sarà anche migliore il lavoro, quindi di conseguenza anche l'effetto che farò sul cliente. Questo è un caso tipo, quindi come puoi vedere dalle fotografie sotto, apparentemente la situazione sembra simile, però zoomando la fotografia a sinistra è molto più a fuoco di quella di destra e quindi questo ci dà esattamente una qualità davvero superiore. Sì, e la nitidezza si traduce in pixel, capito? Perché se è un pixel nitido, il software, passandomi il termine, lo becca subito. Se hai un pixel sfocato, magari deve fare 2000 tentativi per trovare, diciamo, la soluzione migliore. E quindi questo, come vi ho detto anche prima, si traduce in una perdita di tempo, fondamentalmente. Il contrasto ben calibrato risulta un ottimo supporto indispensabile per l'interpretazione delle forme nel processo di fotomodellazione. Tramite un equilibrio tra toni chiari e scuri si interviene sulla leggibilità degli elementi architettonici. Particolare attenzione va però prestata all'eventuale presenza di ombre nette o zone sovraesposte, che a volte ostacolano il riconoscimento dei vertici delle forme da ricostruire. Quindi vedete questo caso tipo, è bene tenere un contrasto elevato per facilitare, come dicevamo prima, o anche per far venire, diciamo, una ricostruzione più, a seconda del caso, più ruvida, però non è sempre indicato. Perché? Perché nel fotogramma che vedete a destra, ad esempio, c'è un'ampia zona nera e che il software riconoscerà come una zona, diciamo, dove non c'è niente. E quindi sicuramente quella zona verrà ricostruita lasciando un buco. Quindi bisogna anche stare attenti a questa situazione, cioè a produrre delle fotografie che siano, tra virgolette, visibili in ogni loro direzione, perché dove è nero per ogni programma di grafica corrisponde appunto un vuoto, solitamente dove c'è il bianco invece è l'area da mostrare. Questo avviene anche un po' per quelle che sono le maschere vettoriali che si utilizzano anche. L'illuminazione omogenea delle scene è un altro fattore fondamentale, quindi in altro modo diciamo si riscontrerebbero con delle disomogeneità anche delle discontinuità importanti a livello cromatico tra le texture della forma modellata o delle differenti parti dell'edificio. Quindi è importante anche, diciamo, siccome anche la creazione delle texture avviene tramite sovrapposizione delle fotografie che noi abbiamo scattato,
È bene chiaramente che tutti i parametri, tutte le modalità siano opportunamente settate in maniera tale che non si veda chiaramente lo stacco tra un'area piuttosto che un'altra. Quindi va fatta un'importante considerazione anche sulle ombre, quindi questo è un altro punto fondamentale. Qualora lo scatto venga fatto con il sole non perfettamente ortogonale al suolo, è necessario svolgere tutto il rilievo fotogrammetrico in un tempo ristretto, in modo che la posizione del sole e delle ombre proiettate corrispondano abbastanza da una foto all'altra. Tuttavia questa non è la condizione ideale, poiché le texture verrebbero sporcate dalle ombre e quindi solitamente si consiglia di scattare le foto in condizioni di cielo leggermente nuvoloso con ombre dolci e luce soffusa. Quindi, al contrario di ciò che spesso si pensa, il sole di mezzogiorno non è esattamente la cura d'ogni male. Perché? Perché spesso corrispondono delle ombre molto molto scure e che quindi, diciamo, per lo stesso motivo di cui parlavamo poc'anzi, creerebbero appunto delle zone che non verrebbero rilevate dal software. E quindi anche un'illuminazione forse troppo forte. Quindi è sempre meglio considerare condizioni appunto di cielo leggermente nuvolo e quindi con ombre appunto un po' più dolci, luce un po' più tenue. Diciamo una luce velata dovrebbe essere l'illuminazione adeguata, un po' quella come quella che viene utilizzata negli studi di fotografia, dove ad esempio alla luce diretta solitamente viene preferita, diciamo, la luce indiretta, cioè quella ottenuta tramite schermatura, oppure che viene fatta rimbalzare sulle varie pareti. E questa è un'immagine che può essere, diciamo, una buona, uno scatto discreto per quanto riguarda la fotogrammetria, dove si vede un po' tutto, non ci sono particolari problemi. È auspicabile però uniformare la luminosità di tutte le foto puntando su un setting iniziale di bilanciamento manuale dei bianchi. In caso di un rilievo che non si possa rimandare in cui la luce è davvero eccessiva, si possono utilizzare anche i filtri ND.